E benvenuti in questo nuovo video di mercato. A questo punto abbiamo fatto tanti video di riassunto della Sì, stagione, adesso è tempo di mercato. È tempo di mercato e tra l'altro un po' si è visto perché comunque sembriamo, almeno all'apparenza, tra i più attivi in questa, cioè non è neanche cominciato il mercato, però sì, in infatti. in questo pre-mercato, perché comunque sono tante le notizie da raccontare. Infatti faremo nel giro di oggi due video, uno dove parleremo prima di Doumbia e di Basic, poi in un secondo momento parliamo di Füllkrug e Saint-Maximin e eventuali altre voci, però Mh. comunque questi sono gli argomenti principali perché non ha senso condensare tutto adesso perché veramente c'è tanta roba da dire, tante considerazioni da fare. Infatti faremo così, parleremo un po' della trattativa, un po' considerazioni tecniche, puramente tecniche, poi andremo a dire la nostra, fare considerazioni un po' più personali. Quindi direi di andare subito ai temi perché sono veramente tanti. Però prima vi ricordiamo di seguirci su Instagram per avere le news in tempo reale, proprio delle trattative. Cerchiamo di darle subito, il prima possibile, in base a quando escono, Sì, a darle proprio subito. E abbonatevi, tra l'altro, sì. abbonatevi perché insomma riusciamo così a commentare insieme le notizie che escono, cosa che riusciamo a fare qua, però magari non riusciamo a fare il video tutti i giorni. Sì, infatti Ci c'è il serve una... gruppo proprio per Eh, questo. Là veramente, cioè, scriviamo in continuazione di sì, notizie, sì, cosa discutiamo, cioè pensiamo. non è che scriviamo solo noi, ci Sì, sono gli sì, tutti abbonati quanti. molto attivi, Esatto. molto reattivi alle notizie, molto preparati, quindi devo dire che veramente vi conviene, soprattutto per quest'estate che insomma ci saranno a quanto pare tante notizie che Sì. usciranno di mercato, quindi ve lo consiglio, ecco, per chi non è ancora abbonato. E andrei subito al primo argomento, ossia che insomma la partenza di Doumbia è sulla bocca di tutti e ha fatto ovviamente notizia, però oggettivamente un po' lo sapevamo. Le cifre sono quelle che sono. Diamo qualche informazione sulla Sì, sì, trattativa. sì, Allo Sporting Lisbona è andato per 23 milioni di euro, bonus inclusi, più 3 bonus un po' più difficili da raggiungere. sì. Già stati concordati i termini personali, contratto fino al 2031. Nell'accordo sarà inclusa una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, che sono veramente tanti, valida da luglio 2027. L'Albion F riceverà il 10% della cifra totale della cessione, quindi a noi arrivano 20,7 milioni di euro. Sì, se sono queste le cifre, se sono Esatto. veritiere, quella dovrebbe essere la somma pattuita. Tra l'altro non sapevo di questa percentuale, a quanto Mh. pare comunque c'era quando abbiamo comprato Dumbia dall'Albino Lef. Cioè, Sì. andiamo direttamente con le considerazioni personali, tecniche è inutile dirlo, tanto il giocatore non è di fatto più nostro. Parliamoci chiaro, noi ci eravamo comunque messa via da un Sì, bel po' di mesi, sì, forse già da gennaio, se siamo a essere onesti, ecco, perché comunque il giocatore aveva già interessi dall'estero a cifre comunque importanti, non così importanti, bisogna esatto. dire. Quindi a questo punto, appunto, parliamo di cifre importanti, è una bella cifra da reinvestire nel mercato. In primis per prendere sostituto, che comunque andrà scelto, adesso non facciamo nomi, però in realtà c'è già il nome e lo faremo dopo, però Sì. abbiamo anche qua la nostra personale opinione su questo e fare anche altri colpi, perché ovviamente in quella cifra lì non è che puoi prendere solo rimpiazzo semplicemente di Dombia, ma dovresti andare a coprire magari diversi buchi, ecco, che hai, che ritieni di dover coprire e che mancano all'interno della rosa. Sì, noi eravamo già preparati a questa cosa, cioè lo Madonna. diciamo sinceramente. Poi c'è qualcuno che dice che poteva rimanere ancora per un altro anno in Serie A, Ci sicuramente, sta, sì, però capisco il senso, però però già che aveva ricevuto offerte da appunto, gennaio, che vabbè era sicuramente più bassa di, quella che è arrivata e adesso, l'abbiamo detto. e là sono riusciti a tenerlo comunque a gennaio, cioè non l'hanno venduto, perché sapevano che adesso sarebbe arrivata un'offerta più Ben alta. maggiore, Sì. certo. Vabbè, comunque capiamo che poteva rimanere, però anche lui, secondo me, sentendo queste voci di mercato Sì. su di lui, così tanti interessamenti, sicuramente cioè, Tra l'altro lì la società era riuscita a resistere agli assalti, esatto. no? A dire dai, almeno, cioè a convincere anche soprattutto il ragazzo, Eh, secondo me quello è un punto che molti non afferrano. Perché comunque il giocatore va non solo per trovare ambizioni maggiori,
Sicuramente. ma anche per l'ingaggio, ragazzi, va a prendere di più ed è un Sì. fattore che conta nella vita un po' di Eh beh, tutti, cioè, non è da sottovalutare, anzi, è una delle principali ragioni, se non la principale, insomma. sì, Comunque, in ogni caso, c'è da dire che la società già a gennaio era riuscita nell'arduo compito, sì, comunque, perché il giocatore ha le sue ambizioni personali, a dire resisti questi mesi, sempre da protagonista con Stropp, andiamo a prenderci questa Serie A sì, e dopo ti promettiamo di fatto di riparlarne una volta finito il campionato, in tutta tranquillità e magari ecco, avrai offerte anche maggiori, tu di ingaggio, noi per il cartellino stesso e saremo ancora tutti più contenti piuttosto che farlo partire adesso, quella volta quindi intendo che era a gennaio. sì, Quindi già quella volta per me hanno resistito, esatto. hanno convinto il ragazzo, chiedere di nuovo alla società di dire dai resisti un altro anno che in Senza Serie A, volerlo. che può Cioè, avere un senso, però devi sempre guardare l'ambizione del ragazzo per me. esatto. Cioè, dovresti intanto mantenere un ragazzo che magari voleva andare scontento, dovresti fargli un rinnovo di contratto annuale con la promessa che verrebbe ceduto. Cioè, per me, troppe Complicazioni non hanno esatto, troppe senso. complicazioni. Se il giocatore vuole andare, Ma sì, fa lascialo benissimo, andare. infatti. L'importante è che ci abbia permesso di monetizzare, Anche che è una tanto, cosa infatti. assolutamente valida, cifra tra l'altro record, Eh, quindi sono veramente tanti soldi, sì, parliamoci chiaro, per un giocatore comunque che ha reso, ma ha pur reso in Serie B, esatto. con quel gioco che sappiamo noi, che insomma, come dire, mette in evidenza sicuramente le abilità offensive dei ragazzi, l'ha Sì, messa in evidenza per lui, ma anche per tutti gli altri, poi lui è più giovane magari di altri, quindi vale di più perché ha più prospettiva e possibilità di ascesa, diciamo. sì. E E guardiamo quindi il lato questo. positivo della cosa. L'abbiamo comprato a 1.000.000 € e adesso verrà ceduto a 23. Cioè, poi ci ha aiutato in questi effettivamente da gennaio in poi, che magari poteva già partire, ci ha aiutato coi suoi gol, coi suoi Esatto. assist. Oggettivamente più di così io alla società non riesco a chiedere, mi sembra proprio disonesto. Tra l'altro sarà una grossissima plusvalenza, perché l'abbiamo pagato un Eh sì. milione più 10% sulla futura rivendita, a questo pare, a Esatto. favore dell'Albino Leffe, e l'abbiamo ceduto a 23 più bonus, che magari con bonus più difficile da raggiungere, quindi vedremo in quel caso, però comunque di sicuri sono 23. Esatto. Quindi semplicemente, cioè adesso sta alla società il compito di rimpiazzarlo al meglio e di usare bene quei soldi. Parliamoci chiaro, Sì, per rafforzare la rosa, non solo in quel esatto. reparto lì, in quel ruolo lasciato scoperto appunto da Doumbia, ma anche eventuali altre falle presenti nella rosa o possibili miglioramenti. Sì, esatto, la società dovrà rimpiazzarlo comunque al meglio sicuramente, però la prima voce che è arrivata, e ne parliamo adesso, è quella di Basic. C'è stato uno scatto del Venezia per prenderlo a parametro zero, Sì, ci sono le basi per tutti gli accordi, l'offerta sarebbe un contratto fino al 2029 e la adesso decisione è del centrocampista, cioè perché comunque aspettiamo nei prossimi giorni esatto, altre vedremo notizie. vedremo adesso finisce il campionato e tutto, perché poi immagino abbia anche altre offerte, però comunque sicuramente il Venezia è stato la società è stata diciamo, pronta e mi pare che abbia messo sul piatto una buona offerta per il Mh, ragazzo e abbia parlato chiaro insomma. sì. Andiamo dalle considerazioni tecniche prima di fare le nostre di considerazioni. È un classe 1996, ha 29 anni, è alto 1,90, ha Buon fatto dato. 2 gol e 3 assist in campionato in 22 presenze, condizionato poi da un infortunio agli adduttori da gennaio a marzo. Sì, se no avrebbe giocato di più. Esatto. Sarri l'ha impiegato come mezzala sinistra nel suo 4-3-3. Quindi sta cominciando a tornare la roba. Esatto. Centrocampista box to box, anche questo. Sì, Mh. sì, sì, più o meno sì. Bella progressione palla al piede, non è così esplosivo come Doumbia, perché Doumbia è Ehm, unico, cioè sarà molto a livello difficile, di impossibile. progressione non ha quella roba lì, è un box to Esatto. box, ma non con quella progressione palle, inutile dire Sì, altro. il lato positivo comunque è alto 1,90, quindi sulla fisicità ci siamo più o Certo, meno. duelle Esatto. è un giocatore a cui piace molto ed è anche bravo a inserirsi, negli spazi, per i cross diventa praticamente un attaccante aggiunto volendo, buono in fase di interdizione, palla in non possesso,
Diciamo che tecnicamente parlando, secondo me, a livello di piedi aumenti il livello perché porta buona qualità col suo sinistro, dà più capacità di palleggio, ecco, rispetto a un Sì. Doumbia, però meno capacità di transizione, di progressione palla, appunto, di cui stavamo parlando prima, meno esplosività proprio in transizione. È diciamo un po' più utile a centrocampo per il possesso ragionato, che da noi c'è assolutamente, è Mh. una prerogativa, che per le transizioni, che però sono comunque altrettanto importanti. Una non esclude l'altra, eh. Quindi rispetto ad Doumbia perdiamo un po' capacità, se lo prendessimo ovviamente, rispetto a un Doumbia, diciamo, ruolo lo stesso, la posizione in campo è quella, la funzione è simile, se non la stessa, però rispetto a lui Sì. cioè, hanno caratteristiche diverse, nel senso rispetto ad Doumbia perdiamo quella capacità di risalire il campo con quell'intensità con cui faceva Doumbia, che serenamente si faceva tutto il campo perché aveva una Esa fisicità devastante. Sì, sicuramente anche l'età è molto diversa rispetto ad Doumbia. È un po' più anziano È e ha chiaro, più chiaro. esperienza, cioè quello Certo, sì, sì, sì. assodato. E niente, questo a livello tecnico, diciamo la nostra, cioè a me sembra una buona toppa, almeno iniziale, per rimpiazzare Doumbia, però come vi accennavo non ha le stesse identiche caratteristiche di Doumbia No. e questo è un fatto. In generale, cioè, viste le richieste tattiche di Stroppa, che credo anche da quanto detto non cambieranno, che richiede grande intensità, aggressività, pressione alta, diciamo che non è proprio lo stesso giocatore, non è il doppione di Mh. Doumbia, no? Non è quindi il sostituto perfetto di Doumbia con quelle caratteristiche lì in quel ruolo. Lo vedo come magari sostituto di quello che potrebbe essere, di quello che vorrei almeno, Mh. al posto di Doumbia che andrà via, lo vedo come il sostituto in quella posizione lì o come quello di Che Perez Sì, da mezzala destra. esatto. Gioca col piede sinistro, quindi comunque Esatto. sarebbe più, un sostituto di Quique Sì, Pérez. Sì, naturale, sì, sì. esatto. Sarebbe più giusto magari lì, perché effettivamente non è cioè, al posto di Doumbia io vedrei un giocatore magari più simile a Doumbia Eh sì, io vorrei proprio effettivamente. io lo vorrei proprio identico, se possibile, però non so se si riuscirà a fare, però quello è un po' il mio desiderio massimo, che abbia quelle caratteristiche lì Sì, e poi ne parleremo, di questo quando parleremo, faremo le nostre valutazioni tengo, vendo esatto. per portieri, difensori, centrocampisti, esterni, attaccanti e parleremo, arriveremo a questo punto. Punto Ehm, dolente. quindi, cioè, chiudendo su Basic, vi ripeto, buona qualità tecnica, esperienza in Serie A, Sì. come accennavi, ottima fisicità, capacità di inserimento, Qualità tecnica anche, però, in più. ripeto, vorrei proprio un doppione di Doumbia, cioè con quelle caratteristiche fisiche, anche tecniche, progressione palla, intensità che ti garantiva. Mh. Ovviamente dovrebbe essere prendibile magari, cioè difficile da trovare, però magari se lo riusciamo a trovare, anche a cifre minori parlo, però che sia come è arrivato Doumbia un po', no, di prospettiva, che abbia un po' fatto vedere già qualcosa, che però non sia già esploso, perché se no, non perché non mi piacciono già esplosi, ma perché semplicemente costano troppo. Quindi non ce li possiamo magari permettere in questo momento. Spero che già nel prossimo futuro potremo. Esatto. Andiamoci piano, andiamoci cauti. E quindi di prospettiva da valorizzare, come abbiamo fatto con Doumbia. Io vorrei proprio, per sostituirlo, un giocatore veramente molto, molto, molto simile a Doumbia. Se non il fratello Doumbia. No, cioè, se non Che sì, esiste anche lui. esatto, se no proprio il doppione. Però ecco, è un buon punto di partenza secondo me. Un Basic. Comunque vai a cautelarti, ecco, perlomeno. Non è la stessa cosa, però piuttosto che niente in questo momento qui. Poi non è un giocatore, cioè comunque giocava alla Lazio, praticamente un Esatto. titolare si può dire, a parte l'infortunio che l'ha tolto dal campo per diverse presenze. Quindi sostanzialmente è questo. Ci sentiamo dopo, chiudiamo così perché tanto ci sentiamo dopo per parlare di Fulkrug e San Maximin. E quindi chiudiamo qui. A fra pochissimo.